Atalanta-Inter 0-0, le pagelle del giorno dopo. Scusatemi un po' il ritardo, oggi le pagelle escono un po' più tardi rispetto al solito, ma devo dire che con tutte queste frenate Inter, stop Inter, tutte queste crisi che sto leggendo, per arrivare in ufficio ci ho messo praticamente 2 ore, ma dove arriveremo ragazzi? Ma dove arriveremo? Ma quanto ci temono e quanto siamo anche masochisti noi in casa Inter, devo dire, perché da un lato leggo i giornali, stamattina mi son preso come al solito le mie orette per leggermi con calma tutti i quotidiani, vedere un po' anche tutte le analisi in giro sui vari portali e quant'altro, e devo dire che oggi ho letto un tripudio di sorpasso Milan, l'Inter che frena, l'Inter in crisi, il Milan che torna in vetta, solo Paolo Condò, ce ne fossero tra l'altro di Paolo Condò in Italia, si ricorda che innanzitutto il Milan deve vincere, deve giocare contro lo Spezia e deve vincere. Chiaramente lo farà, sono sicuro che il Milan vincerà, però deve farlo, e però soprattutto si è ricordato di dire che l'Inter deve giocare anche un'altra partita, perché l'Inter deve recuperare la gara contro il Bologna, vedremo tra l'altro come andrà a finire. Ma a parte questo, capisco benissimo che in Italia l'Atalanta sia simpatica praticamente a tutti, che bisogna sempre esaltare il miracolo Atalanta e quant'altro. È vero che aveva delle assenze pesantissime, non lo abbiamo mai nascosto assolutamente nel commento di questa gara, però andiamo a vedere che cosa ha detto il campo. Il campo ha detto 0-0, il risultato finale, portieri entrambi grandi protagonisti da una parte e dall'altra, una partita ad altissima intensità, una partita molto bella dal punto di vista tattico, una gara a scacchi tra due allenatori preparatissimi, gran lavoro del nostro Simone Inzaghi secondo me nella preparazione anche di questa gara, un Inter che ha fatto la partita, e se andiamo a ridurre il tutto ad un conteggio delle occasioni da gol che si sono create, più o meno ci si equivale secondo me, quindi il pareggio alla fine mi sembra anche il risultato più giusto, e stop. Questo è un po' il riassunto, se vogliamo, di questa gara, nonostante Gasperini abbia detto che l'Atalanta avrebbe meritato qualcosina in più. Secondo me non son d'accordo, ma per chi magari non ha visto la partita, stamattina si apre il quotidiano, si apre i giornali, si legge l'Inter in crisi, l'Inter frenata di qua e di là, si legge in particolare qualche quotidiano senza fare i nomi, in cui sembra che l'Inter l'abbia sfangata, cioè sembra che l'Inter, dalle mie parti si dice l'ha sfangata in queste partite, o almeno da come viene dipinta, che l'Inter debba essere felice di aver portato a casa un punto per come è stato l'andamento della partita. Questa cosa mi fa molto sorridere in realtà, così come mi fa sorridere tra l'altro anche chi mi scrive che così l'Inter non va lontano, che non si può andare avanti così, ma così come ragazzi, così come non si può andare avanti? Cioè, torniamo al fine 2021, l'Inter campione d'inverno, un anno fa era il titolo più importante in Italia, quest'anno non conta nulla, son d'accordissimo, e quindi lo mettiamo da parte, non ci pensiamo più, ci concentriamo sul 2022. Cosa è successo nel 2022? Abbiamo battuto la Lazio, abbiamo vinto la Supercoppa italiana, un pareggio con l'Atalanta. Già rispetto all'andata abbiamo fatto meglio, perché tra Lazio e Atalanta l'Inter aveva portato a casa un punto, nel girone di ritorno ne ha già portati a casa 4. Già questo è un passo in avanti. È chiaro che questo punto diventerà ancora più importante se torneremo a vincere già dalla prossima, sono assolutamente d'accordo. Però intanto in questa partita l'Inter secondo me ha risposto presente ancora una volta, in serate fortunate probabilmente il tiro di D'Ambrosio lì sul finire della gara ti va 5 centimetri più a sinistra e magari colpisce il palo interno e va dentro la porta anziché sull'esterno, fai gol e vinci la gara. In serate sfortunate invece Muriel magari te la piazza un po' più a destra, beffa Andanovic e segna l'Atalanta e la perdi, molto probabilmente, perché sarebbe stato difficilissimo andare poi a scardinare e ribaltare il risultato. In serate equilibrate la partita finisce 0-0, così come è finita questa volta, con un Atalanta che di fatto, anche alla luce delle difficoltà che aveva a livello di formazione, ha rinunciato a gestire il pallone, lasciando all'Inter il compito di farlo, di condurre la gara. L'Inter che è stata indotta, diciamo così, a commettere una serie di errori, un numero superiore di errori rispetto al solito, per cui bravissimi loro, bravissimi l'Atalanta, complimenti all'Atalanta anche per essere riusciti, non me lo aspettavo, a tenere un'intensità di rendimento, di livello, di ritmo così alta per tutta la partita, per cui sono stati bravissimi, ripeto, complimenti all'Atalanta. Ricordiamoci sempre che il calcio prevede che si giochi contro un avversario, quindi questo non dimentichiamocelo mai.
Noi, dal nostro punto di vista, secondo me, siamo stati bravissimi ad accettare i duelli, a controllare il gioco e a creare comunque un buon numero di occasioni da gol, pur in una condizione fisica e mentale molto difficile, perché se loro avevano delle assenze, noi eravamo scarichi e spompati, secondo me si è visto in maniera molto molto evidente, dai 120 minuti di Supercoppa. La Supercoppa contro la Juventus, che secondo me non tutti lo colgono, ma una battaglia come quella contro la Juve, oltre a toglierti energie fisiche, ti toglie secondo me anche e soprattutto energie mentali, che sono ancora più importanti, perché poi quando la mente non è al 200% ne risentono anche le gambe. Infatti, se andiamo a vedere poi banalmente, ne ha parlato anche Andanovic, bellissime parole del migliore in campo, secondo me Samir Andanovic, adesso vediamo le pagelle, anche nella costruzione della manovra l'Inter ha cercato di gestire la partita e di gestire i vari momenti e le energie, non a caso Andanovic è stato uno, se andiamo a vedere le statistiche, non si è praticamente mai visto un portiere tenere così tanto il pallone e per così tanti minuti, anche perché appunto non aveva modo di scaricarlo e doveva far rifiatare la propria squadra molto stanca. Quindi, chiudendo, c'è il rammarico per non aver vinto contro l'Atalanta, sicuramente un'Atalanta che aveva tante assenze, quindi un po' di rammarico resta, rimane il rammarico anche per non aver approfittato di diverse occasioni da gol, ma abbiamo pareggiato contro l'avversario piuttosto sul campo probabilmente tra i più difficili, in una partita bellissima dal punto di vista tattico. Già dopo il Real Madrid, dopo la sconfitta con il Real Madrid, avevo visto dei messaggi allarmati e allarmanti di alcuni tifosi interisti, avevo invitato tutti a non montarsi la testa, perché? Perché sarà dura, sarà un campionato molto lungo, non si possono vincere tutte le partite, bisogna rimanere concentrati con i piedi per terra e analizzare gara per gara, e adesso comunque ripartiremo con fiducia già dalla prossima e vediamo che cosa fa il Milan e cosa fanno le altre. Intanto noi in questo momento ci concentriamo sulle pagelle, le pagelle della nostra redazione di Pietro Magnani. Io vi darò sopra dei miei giudizi. A partire da Samir Andanovic, il nostro Pietro gli assegna un voto 8,5, molto alto. Io sono più o meno in linea, anche perché qualche volta qualcuno si è lamentato per i voti troppo bassi in Andanovic. Questa volta secondo me non si può negare il fattore decisivo di un Samir Andanovic, che è stato leader e anche negli episodi veramente decisivo. Se la partita è finita 0-0, grandi meriti vanno dati anche al nostro portiere, che ieri è stato importantissimo, come dicevo, anche nella gestione dei vari momenti della gara, della pressione degli avversari, della costruzione del gioco e quant'altro. Se un giocatore fa doppietta gli si dà un voto molto alto, se Andanovic fa 2 miracoli e salva il risultato, secondo me è giusto dargli il voto piuttosto alto. D'Ambrosio nelle pagelle di Pietro prende 6, in realtà io gli avrei dato un voto più alto, perché a me D'Ambrosio è piaciuto tantissimo nella serata di ieri e sono contento del fatto che l'Inter abbia a disposizione un giocatore che si dimostra sempre prontissimo quando deve sostituire anche dei titolarissimi come Stefan De Vrij, che non stava vivendo un piccolo periodo d'appannamento dal punto di vista fisico e mentale. Entra D'Ambrosio contro uno degli avversari più tosti e ti fornisce una prestazione in cui gli è mancato veramente pochissimo per andare a piazzare un altro dei suoi gol pesantissimi, ormai marchio di fabbrica. Prende 6,5 Skriniar, che regge bene l'urto dell'1 contro 1. Sapevamo che con Muriel bisognava prestare attenzione soprattutto negli allunghi dell'attaccante colombiano. Anche da questo punto di vista Skriniar ha retto abbastanza bene. Bastoni prende 6. Su alcuni quotidiani ho visto anche delle insufficienze a Bastoni. È vero che ha sbagliato alcuni passaggi di troppo, ha avuto qualche errorino che da lui di solito non ci aspettiamo, ma questo anche qui va detto per merito dell'Atalanta. E soprattutto fa un piccolo errore su Muriel, appunto, che stava per segnare l'1-0, però in sostanza secondo me, andiamo a vedere poi anche un po' di statistiche, è stato tra i giocatori che hanno toccato il maggior numero di palloni, che ha effettuato il maggior numero di passaggi riusciti, di passaggi chiave, quindi la sufficienza ampiamente meritata secondo me per Bastoni. Darmian un po' appannato, non una grande prestazione di Darmian, secondo me però è stato anche poco coinvolto fino a qui, è stato anche un po' sfortunato perché è stato anticipato da Pezzella in un'occasione molto molto importante. È entrato meglio secondo me Dumfries invece, che ha dato subito un impatto, giocatore in grande fiducia. Se ripensiamo a qualche settimana fa, quando molti si lamentavano di Dumfries, oggi di fatto Dumfries è diventato titolare e ha fatto meglio di Darmian, anche subentrando con grande ritmo, grande voglia. Prende 6,5. Barella, voto 7. A me, ragazzi, Barella è piaciuto tantissimo ieri sera. Sono contento perché da un po' di tempo, dicevo, probabilmente va di moda criticare Barella. Ho visto nelle ultime settimane molti pubblicare dei commenti anche molto negativi nei confronti di Barella. Ho visto diversi scrivermi che è un giocatore sopravvalutato. Secondo me, ieri Barella a centrocampo si è messo in cattedra, ha girato per tutto il campo
e è stato preziosissimo nelle 2 fasi, recuperi palla molto importanti, gestione del pallone molto importante e soprattutto si è fatto vedere in maniera costante e pericolosa anche all'interno dell'area di rigore, creando veramente tante giocate anche di tacco molto preziose. Molto molto bene secondo me Barella, voto 7, fatemi sapere che cosa ne pensate. Il voto che crea però più polemica da quello che ho visto sui nostri social è quello di Marcelo Brozovic. Marcelo Brozovic che prende un 5 nelle pagelle del nostro Pietro, scrive Pietro, pressato sempre da 2 o 3 giocatori dell'Atalanta è più in difficoltà del solito a tessere il gioco, perdendo anche un paio di palloni di troppo. In affanno sulla corsa avversaria si prende anche un giallo, nella ripresa non riesce ad emergere come al solito, anzi continua a sbagliare una quantità di palloni insolita per lui. Allora, io sono andato a riguardarmi anche un po' di statistiche, è vero che le statistiche non dicono tutto, però qualcosa dicono e Marcelo Brozovic è stato il giocatore che ha toccato il maggior numero di palloni nell'Inter, che ha fatto anche il maggior numero di palloni toccati all'interno di tutta la partita. È riuscito a mettere insieme anche il maggior numero di passaggi riusciti, di passaggi chiave, ha creato anche il maggior numero di occasioni da gol, quindi è stata sicuramente una partita importante quella di Brozovic, però sono d'accordo nel dire che ha sbagliato più del solito, che si è preso anche qualche rischio, creando qualche rischio alla nostra retroguardia. Non è stata la partita migliore di Marcelo Brozovic. Ho letto tante interpretazioni anche sui quotidiani. Ci sono dei quotidiani che hanno dato 5, alcuni 5,5, c'è chi ha dato 7, c'è chi ha dato 6. Io mi posiziono in una via di mezzo. Secondo me non è stata la miglior partita in assoluto di Brozovic, però probabilmente la sufficienza gliel'avrei data. A Cancelanoglu 5,5, anche qui sono abbastanza d'accordo, anche lui ha sofferto un po' il pressing avversario molto alto, asfissiante dei giocatori dell'Atalanta e soprattutto mi sarei aspettato in alcuni frangenti una maggior presenza in zona offensiva al limite dell'area di rigore, dove diverse volte ci siamo trovati con la possibilità di calciare in porta e Cialanoglu dovrebbe essere il nostro specialista da questo punto di vista, invece ieri un po' limitato da questo. Vidal entra e prende 5,5, ha avuto una grande occasione, stava per segnare con Musso bravissimo a salvare, però poi ha commesso anche lui qualche errorino di troppo. Perisic prende 6,5, solita ormai conferma della prestazione di Ivan Perisic, sempre dominante sulla corsia. Diciamo che il fatto che l'Atalanta questa volta abbia giocato con degli esterni un po' più bassi può averlo sfavorito dal punto di vista dell'1 contro 1, però ormai Perisic è sempre un grande leader di quest'Inter e non si mette in discussione. Un altro dei giocatori sotto la lente di ingrandimento, voglio sapere che cosa ne pensate di questo voto, Edin Dzeko nelle pagelle di Pietro prende 5 e io sono un po' indeciso sinceramente sul voto di Dzeko. Vi dico che partita ho visto da parte sua. Ho visto una partita di grande sacrificio da parte del solito regista offensivo. Ormai sappiamo benissimo quali sono le principali caratteristiche di Edin Dzeko, sappiamo benissimo che è un giocatore che contribuisce tantissimo alla manovra, preziosissimo anche nel portare fuori un Demiral, che però secondo me ieri ha fatto una grande figura sia contro Sanchez che contro Dzeko, recuperando un sacco di palloni e portando i nostri 2 attaccanti a commettere un bel po' di errori, secondo me. Su Dzeko, però, io devo dire questo. Allora, da un lato, sicuramente siamo stati, tra virgolette, ingannati dalla sua partenza. Un inizio di stagione in cui il numero di gol segnati probabilmente, ecco, era difficile da mantenere come costanza per un giocatore che, secondo me, non ha nelle corde oggi ancora 20 gol, oltre a tutto il lavoro che fa in questa squadra, altrimenti sarebbe un giocatore da 100 milioni, 150 milioni di euro. Se al gioco che ti concede riesce a mettere dentro anche 2-3 gol a partita. Però nel momento in cui giochi con Alexis Sanchez, che è un rifinitore sostanzialmente, come abbiamo detto spesso, nonostante il gol decisivo in Supercoppa, è più un rifinitore che ti aiuta a, diciamo, a unire, a rannodare la manovra e ad andare in porta, ecco, da Edin Dzeko, numero 9 di fatto dell'Inter, mi aspetto una maggior precisione in zona gol e mi aspetto anche qualche gol. Quindi va benissimo il lavoro spalle alla porta, anche se secondo me ha commesso diversi errori anche ieri, però gli errori pesano soprattutto per un attaccante. Un attaccante è chiamato anche e soprattutto a far gol, quindi non si può non negare appunto la poca precisione, cosa non nuova, lo sapevamo, anche perché anche a inizio stagione quando segnava a raffica comunque sbagliava anche tanti gol. Detto questo, io non allargherei la critica al fallimento Dzeko, giocatore bollito, eccetera. Mi limito a dire che in questa prestazione qui bene dal punto di vista del raccordo, dell'aiuto alla manovra, non una prestazione sufficiente in quanto gli errori pesano e sono alla fine anche decisivi, secondo me, nel conteggio della gara. Però, ecco, da qui al dire
è bocciato, mandiamolo via, non ci serve più. Secondo me c'è di mezzo un abisso, considerato tra l'altro che secondo me deve ancora ritrovare la miglior condizione fisica dopo i problemini che aveva avuto e ha bisogno un attimino ancora di tempo. E quindi aspettiamo a dare per finito Edin Dzeko, soprattutto per quello che abbiamo visto anche nella prima parte di stagione. Al suo posto poi è entrato Lautaro Martinez, senza voto, non ha avuto tempo di incidere, probabilmente me lo sarei aspettato un po' prima, su questo penso che siamo tutti d'accordo. Alexis Sanchez prende 5,5. Pietro scrive: retrocede moltissimo centrocampo all'età della squadra, ma non riesce mai ad innescare la luce. Lanciato a rete da Cianoglu, non riesce ad allungare, ad angolare abbastanza. Si fa parare un'occasionissima da Musso. Sale leggermente di tono nella ripresa, senza però riuscire a graffiare. Il Leone questa volta rimane in gabbia. Prende 5,5 anche Correa, quindi voglio sapere da voi se siete d'accordo con questi voti, che cosa ne pensate, voglio sapere i vostri giudizi. Io su Correa, diciamo, chiudo così, è probabilmente l'unica delusione fin qui dell'Inter fino a questo momento e sicuramente dispiace perché su di lui abbiamo investito tanto, abbiamo investito di fatto l'unica fiche pesante della scorsa estate, quindi ci si aspetta un rendimento molto molto importante. Io continuo a dire che qualche segnale interessante da Correa lo sto intravedendo e qualcosina di incoraggiante si è visto anche ieri all'interno di una prestazione che a mio modo di vedere non può essere sufficiente, almeno secondo me, quindi il 5,5 ci sta. Anche qui piano, è chiaro però che deve crescere assolutamente di livello perché in questo momento all'Inter manca una precisione sotto porta e manca una finalizzazione e mancano dei gol da parte degli attaccanti e questo è abbastanza paradossale considerando che siamo il miglior attacco in Italia, tra i migliori in Europa e che segniamo tantissimo. Fatemi sapere che cosa ne pensate anche voi, se siete d'accordo con i nostri voti, con la mia analisi, con i voti di Pietro. Scrivete qui sotto chi sono stati i vostri migliori in campo e eventualmente chi vi è piaciuto di meno. Vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, siamo quasi a 31.000 iscritti, quindi vogliamo continuare a crescere insieme a voi. Ci rivediamo in diretta poi alle 19:30, così se vi iscrivete non vi perdete le nostre live, i nostri approfondimenti, nessuno dei nostri contenuti. Vi ricordo che se volete potete sostenere il nostro progetto tramite gli abbonamenti che trovate qui sotto, in modo da permetterci di portarvi ogni giorno nuovi contenuti, nuovi approfondimenti e tutte le live quotidiane. Per chiudere, vi ricordo come al solito, se mi avete seguito fino a qui, fatemelo sapere nei commenti con l'emoji, facciamo l'emoji del voto che date alla partita dell'Inter. Proviamo questa cosa strana. Voglio l'emoji del voto che date alla partita dell'Inter per chiudere questo episodio di oggi. Mi raccomando, vi aspetto nei commenti e ci vediamo in live.